Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Hai animali domestici in casa o vorresti averne? Oggi vediamo alcune accortezze da avere quando si hanno animali domestici, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Arredare casa quando si hanno animali domestici non è sempre facile. Bisogna riuscire a bilanciare bene un buon design con funzionalità e facilità per le pulizie. Cane e gatto in maniera particolare ormai sono diventati veri e propri membri delle nostre famiglie e condividono tutto con noi. Per questo motivo è molto importante fare in modo che tutto sia confortevole anche per loro, ma senza dover per forza rinunciare ad un buon design. Vediamo come fare. È importante anche per loro avere funzionalità diverse ben separate. Individua quindi dove creare per il tuo animale la zona dove mangiare, la zona dove dormire, quella per giocare e per i gatti quella dove tenere la lettiera. Quelle saranno zone dedicate e studiate solo per loro. Pensa anche ad avere il necessario per pulire il tuo amico a quattro zampe quando tornate da casa dopo una passeggiata. Ovviamente non si pulirà le zampe sullo zerbino, quindi bisognerà pulirlo un po' per evitare che porti tutto lo sporco in casa, soprattutto se gli permetti di salire sul divano e sul letto. Una cosa molto importante quando si hanno animali domestici in casa è quello di usare tessuti adatti per divani, eventuali poltrone e i letti. Per i divani l'ideale è averli sfoderabili in modo da poterli lavare regolarmente. Cerca comunque tessili resistenti alle macchie, facili da pulire, strofinare o aspirare. Ci sono oggigiorno dei materiali davvero performanti, solitamente sono tessuti con fibre sintetiche intrecciate a quelle naturali. Altri tessuti adatti possono essere la pelle e la microfibra. Cerca tessili dalle fibre molto fitte perché si rovineranno molto meno facilmente per via delle unghie di cane e gatto. Puoi mettere anche delle coperte sia sul divano che sul letto per proteggerli un po'. Se hai dei cuccioli, soprattutto di gatto, le tende a trappeggio potrebbero non essere la soluzione migliore, almeno non all'inizio. Potresti optare per delle tende a pannello o a pacchetto a vetro e poi in un secondo tempo aggiungere, se ti piace, il drappeggio, magari aperto ai lati, che è molto scenografico. Le tende a pacchetto potrebbero essere utili anche per permettere al tuo pelosetto di poter guardare fuori, cosa che amano molto fare soprattutto quando sei fuori casa. Quando si hanno animali in casa, i tappeti possono essere un problema perché oltre a raccogliere i loro peli possono essere facilmente rovinati dalle loro unghie. Quindi bisognerà cercare tappeti durevoli e facili da pulire. Una soluzione potrebbe essere quella di comprare dei tappeti da esterni. Sono stati studiati per resistere alle intemperie e resisteranno molto più facilmente di quelli normali ai nostri amici a quattro zampe. Un'altra soluzione potrebbe essere quella dei tappeti che possiamo chiamare patchwork, ovvero sono tappeti formati dall'unione di pezzi di tappeti. La bellezza di questi tappeti è che puoi crearli della misura che vuoi, ma soprattutto puoi sostituire i pezzi rovinati senza dover cambiare tutto. Se vuoi saperne di più sui tappeti, ne parlo qui e ti lascio anche il link in descrizione.
Per i pavimenti vale lo stesso discorso fatto per tessili e tappeti. Anche per il pavimento la scelta va fatta verso materiali durevoli. Sicuramente uno dei materiali migliori potrebbe essere il grès porcellanato. Oltre ad essere resistenti dovranno anche essere facili da pulire. Scegli anche un colore che mimetizzi bene le macchie. Se devi scegliere i pavimenti e sei un po' in crisi, ne parlo qui e ti lascio il link in descrizione. Ebbene sì, anche qui il trucco è comprare mobili resistenti e facili da pulire. Bisognerebbe evitare il legno per evitare che i gatti ci facciano le unghie e i cani lo mordicchino. Per i gatti un trucco potrebbe essere quello di mettere un tiragraffi vicino ad ogni cosa a cui si tiene che potrebbe effettivamente graffiare. Tendenzialmente userà il tiragraffi e non il mobile. Le piante, lo diciamo sempre, sono molto importanti in casa perché purificano l'aria, apportano bellezza e ci fanno sentire vicino alla natura. Quando si hanno degli animali però bisogna fare attenzione, soprattutto quando si ha dei cuccioli perché potrebbero mangiarne qualche foglia. Il problema è che alcune piante per gli animali possono essere velenose, quindi meglio chiedere al veterinario. Quando scegli gli accessori per il tuo cane o gatto, ricordati della color palette, dello stile che hai scelto per la tua casa e cerca di rimanere il più possibile in accordo con queste scelte. Questo ti permetterà di mantenere l'armonia nei tuoi ambienti e anche questi accessori sembreranno far parte in qualche modo dell'arredo. Raccogli sempre i vari giocattoli per evitare confusione visiva. Lo puoi fare ritirandoli in ceste, per esempio, che sono sempre belle da vedere. Per quanto riguarda la lettiera dei gatti, ci sono in commercio anche delle lettiere camuffate da mobiletti. Potrebbe essere una soluzione originale e visivamente meno invasiva. Ho letto più volte che quando si hanno degli animali domestici si deve rinunciare ad avere oggetti fragili e si deve evitare di avere soprammobili. Ora, è vero che i cani scodinzano e i gatti saltano dappertutto, ma non è per questo che devi fare delle rinunce. Ora sappiamo che non bisogna mai esagerare, ma se ci sono degli oggetti a cui tieni, anche se fragili, e vuoi fare le tue composizioni, fallo. C'è un trucco davvero semplicissimo di cui ho già parlato nei trucchi per decorare casa, lo trovi qui e ti lascio sempre il link in descrizione. Basta bloccare questi oggetti con la cera o con il nastro biadesivo. È quello che fanno nei musei per proteggere le varie opere. Gli animali, per quanto puliti, odorano, è normale. Tu potresti non accorgertene più perché ti sei assuefatto, ma chi ti dovesse venire a trovare lo sentirà. Siccome non è salutare lavare gli animali, cane e gatto, ogni 3x2, bisognerà provvedere a profumare gli ambienti. Ovviamente la prima cosa è arieggiare spesso e pulire, ma puoi aggiungere profumatori come candele profumate o vaporizzatori, di oli essenziali. Anche questo può essere un'ottima idea. Usa prodotti naturali, ma anche qui, come per le piante, chiedi al veterinario perché non tutte le essenze sono adatte agli animali. Sia per quanto riguarda i pavimenti che i tappeti e i tessili, usa i colori del pelo del tuo animale. Sembra una sciocchezza, ma così facendo i peli si noteranno meno e questo ti permetterà di non dover impazzire a pulire ogni giorno. In caso di un animale multicolor, usa delle fantasie, questo mimetizzerà il pelo. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza.
Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto!